Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale Nippo Camper. Oggi continueremo a parlare di oblò. Come avete visto dal titolo un po' provocatorio, parleremo di oblò, ma soprattutto dell'aria che entra dagli oblò. Abbiamo affrontato già l'argomento su un oblò MIDI Eki, quindi il 5070 Dometic. Questa volta andremo ad affrontare lo stesso argomento sul 4040. Prima di fare ciò però chiaramente iscrivetevi al canale e mettete un like sui video che vi piacciono, attivate la campanella per ricevere le notifiche degli ulteriori video che caricheremo. Oblò 4040 Dometic Mini Eki, quindi quello con la barra tendenzialmente. Nel caso in cui l'oblò fosse dotato di ventilazione, quindi non fosse dotato di guarnizione, questo è l'inghippo, ve l'ho detto anche sull'altro video, abbiamo la necessità di inserire la guarnizione. Chiaramente la guarnizione dell'oblò MIDI Eki è quella fatta a V a coda di rondine, che va messa tendenzialmente come tutti pensano con la V verso l'alto, invece no, va messa con la V verso il basso. Quindi questa è la prima guarnizione sbagliata. La seconda guarnizione sbagliata, chiaramente sbagliata è un paradosso per dirvi che si immagina possa essere messa in una certa maniera, invece deve essere messa completamente dall'altra parte, è la guarnizione del Mini Eki, che è invece fatta a forma, è molto più semplice, è fatta a forma rettangolare con due forellini al centro che la rendono un pochino più morbida. Chiaramente è di spugna, ma consente di accogliere, diciamo, il bordo, che sarebbe questo, ora poi lo vedremo nel dettaglio, il bordo che sarebbe questo, che è il bordo che va a premere all'interno della propria sede. Prima di fare tutto ciò io vi consiglio, ci sono vari metodi ovviamente. Il metodo più semplice è quello di prendere la guarnizione che si immagina debba essere messa in questa maniera e invece va messa al contrario, quindi va messa verticale rispetto al piano dell'oblò. Questo, ecco, l'altra guarnizione tra virgolette sbagliata, alloggiata nella sede. La sede è questa che vedete qui, però c'è un piccolo problema, che la sede praticamente tende a essere più larga l'alloggiamento è più largo della guarnizione stessa, quindi praticamente la guarnizione deve essere incollata e andrebbe a cadere se lasciata all'interno senza un punto di colla. Si può procedere in due modi, io vi faccio vedere quello un po' più complicato, però quello più sicuro e tra virgolette ci dà la certezza del risultato. Quello più facile, ovvero meno complesso dal punto di vista dello smontaggio, è quello di mettere un punto di colla piano piano sulla guarnizione, dei punti di colla cianoacrilica, quindi l'attac sostanzialmente, ed alloggiarli all'interno della sede che si trova sopra l'oblò. In questa maniera piano piano si va avanti e si chiude il cerchio. Questo metodo, nonostante sia quello più semplice dal punto di vista tecnico, perché non c'è necessità di smontare la cupola, presenta un problema, ovvero quello di poter tenere la guarnizione sempre in sede, cosa non semplice, perché e poi girare attorno alla barra, cosa appunto non semplice proprio perché non si riesce a posizionare nella maniera corretta, e quindi noi utilizzeremo il metodo un pochino più complesso, però sicuramente più efficace. La prima cosa da fare è quella di smontare l'oblò. L'oblò presenta questo movimento che arriva fino a battuta ed è dovuto a questa barra che sta all'interno di questa sede ricavata all'interno dell'oblò. Allora, si potrebbe anche evitare, ma vi consiglio comunque di smontare anche la barra. Vi faccio vedere anche come si smonta la barra. Allora, gli accessori che servono per questo lavoro sono un paio di pinze a becco e un cacciavitino. In più poi la guarnizione, logicamente, che potete acquistare dove volete, e poi serve la cianoacrilica, basta. Non serve nient'altro. Allora, il punto di fulcro è praticamente fissato mediante queste due spine. Le spine sono alloggiate dall'interno all'esterno, da un lato e dall'altro, e presentano alla parte terminale questa specie di beccuccio che possiamo tranquillamente andare a stringere. Lo dobbiamo stringere dal lato esterno, così, e leviamo il primo fermo, è il primo pernetto. Stessa cosa facciamo dall'altro lato, lo chiudiamo da un lato e lo spingiamo contemporaneamente e abbiamo rimosso il secondo perno. In questo modo possiamo rimuovere la barra, eccola. Ricordatevi quando andate a rimettere che
il perno rispetto all'asse non è simmetrico, si trova nella parte, si deve trovare nella parte posteriore, quindi la asta va messa così, quindi questo è il perno, va messo così, questo è il perno che scorre, mettiamo questo da parte che non ci serve. Con lo stesso concetto andiamo a smontare la cupola. La cupola ha praticamente due perni come quelli precedenti ma molto più grandi, quindi si prende la parte laterale, si stringe così e contemporaneamente si spinge. Eccola qua, questo è il perno che è praticamente il gemello ma un pochino più grande. Stesso discorso andiamo a fare dall'altra parte, quindi lo stringiamo e lo rimuoviamo, lo spingiamo, eccolo qui, e lo rimuoviamo e lo sfiliamo. Ecco l'altro perno. A questo punto la cupola si sgancia, eccola, e possiamo operare tranquillamente inserendo la guarnizione. Rimossa la cupola, a questo punto possiamo iniziare a verificare. Vedete che nel perimetro esterno c'è questo alloggiamento che è proprio l'alloggiamento per la guarnizione, quindi la guarnizione si inizia da sopra e bisognerà alloggiarla qui all'interno, così. Ovviamente ci faremo aiutare dalla colla cianoacrilica che metteremo piano piano all'interno fino a quando arriveremo a chiudere. Poi dopo ci serviranno le forbici che Mark mi sta portando, me le ero dimenticate. Un'altra cosa che vi servirà sono le forbici per tagliarla e metterla precisa. Allora prendiamo quindi la cianoacrilica e la iniziamo a mettere, ne mettiamo fino più o meno a un quarto e iniziamo a posizionare la guarnizione così. Attendiamo qualche minuto in modo che la guarnizione siamo sicuri che abbia aderito bene al vetro. Eccola qua, come vedete, eccola, la guarnizione è perfettamente posizionata e adesso possiamo provvedere al rimontaggio. Quindi riposizioniamo l'oblò sulla sua cerniera, dall'interno all'esterno inseriamo la spina, quella grande, eccola, la spina della cerniera inserita. In questo caso non è neanche necessario avere la pinza, eccola, ok, quindi lo abbiamo ripristinato e poi rimettiamo la barra. Ricordatevi il punto verso la parte posteriore, il punto di rotazione verso la parte posteriore, quindi si inserisce prima di tutto nel binarietto così, ok, poi sempre dall'interno all'esterno la posizioniamo così, centriamo il foro e spingiamo sia da un lato sia dall'altro, eccolo qua, perfetto, ok. Ecco qui, quindi abbiamo rimesso la guarnizione che aderisce perfettamente e quindi abbiamo risolto il problema dell'aria dall'oblò. In questa maniera quindi noi, chiudendo la barra in posizione, logicamente non avremo più l'aria e l'oblò è diventato oblò senza ventilazione, quindi abbiamo perso qualcosa probabilmente. Va bene, scherzi a parte, per le guarnizioni sbagliate credo che per oggi sia tutto. Le abbiamo trattate tutte e due, sia quella del 50-70 sia quella del 40-40. Questa è una guida veramente semplicissima, è una
cosa che potete farvi tranquillamente anche da voi. So quanto è fastidiosa l'aria dagli oblò, soprattutto in inverno, perché veramente il camper si gela mentre si viaggia quando la temperatura è molto fredda, quindi è una cosa sicuramente molto utile. Quindi chi ha gli oblò Mini Echi 4040 può tranquillamente installarsi le guarnizioni in maniera credo autonoma, perché il lavoro è abbastanza semplice, oppure se no rivolgetevi al vostro installatore di fiducia per farvele installare. Comunque il prezzo è abbastanza accessibile. Bene, per oggi quindi è tutto. Se vi è piaciuto il video mettete un like e iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere le notifiche degli ulteriori video che caricheremo. Come al solito ci vediamo alla prossima.